Seconda parte del modello Moda 28. Per stirare queste parti un po' difficoltose utilizzo uno strumento super tecnologico, un mestolo in legno da cucina. Lo inserisco, così riesco a stirare per bene i margini aperti. Siamo sul rovescio del tessuto, ora lo giriamo sul dritto. Dobbiamo partire dal davanti e portare il dietro, farlo passare attraverso la spalla. Ci vuole un po' di pazienza perché il passaggio è stretto. Girato il tessuto sul dritto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Le parti inferiori della paramontura, sia del dietro che del davanti, vanno rifinite con taglia e cuci o zig-zag. Rifinite con taglia e cuci le parti inferiori della paramontura del davanti e del dietro. Prendo il modello davanti gonna numero 5 e vado a segnare col filo da imbastire tutti i marcatori che trovo, i cerchietti che trovo lungo il fianco e anche i punti A e B che mi servono poi per costruire la tasca, ed anche il sacchetto tasca superiore numero 7 vado a segnare con il filo da imbastire il punto A e il punto B. Riportati tutti i segni con il filo da imbastire, tolgo il cartamodello, segno con il gesso il rovescio del tessuto, anche sulla tasca segno il rovescio del tessuto, separo i tessuti e taglio le marche. Poi devo confezionare la tasca inserita nella cucitura. Vi ricordo che c'è un video dedicato alla tasca inserita nella cucitura. Tasca confezionata e bloccata con un'imbastitura. Finché vado a mettere assieme il davanti con il dietro devo tenere questa imbastitura. Questa è la vita della gonna del davanti, questo è il dritto del tessuto. Prendo il corpetto del davanti con il dritto del tessuto e devo mettere assieme la gonna con il corpetto. Blocco le estremità, dritto con dritto, mi raccomando, per trovare la metà della gonna, per posizionarla con la punta del mio corpetto, non faccio altro che piegare le estremità. La piega che si forma è il centro davanti, è metà della vita. Blocco questi 3 punti e poi i margini con tutti gli spilli. Bloccata la vita con gli spilli, misuro i margini di cucitura del cartamodello, li riporto sul tessuto con il gesso, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con taglia e cuci a zig-zag. Ecco il risultato sul dritto del tessuto dopo aver cucito la gonna con il corpetto del davanti, e questo è quello che si vede sul dietro, sul rovescio, e stirato anche i margini verso il basso. Questa è la parte del dietrogonna numero 10. Alla cerniera, questa è la fine della cerniera, questo è il centro dietro che poi andrà imbastito fino a dove c'è la cerniera. Segno i vari marcatori con il filo da imbastire. Riportati i vari marcatori sul tessuto, segno con il gesso il rovescio del tessuto e vado a bloccare con gli spilli il centro dietro, dalla cerniera fino al fondo. Poi misuro i margini di cucitura del cartamodello, li riporto sul tessuto, imbastisco e cucio a macchina. Cucitura a macchina è dal fondo fino al segno della cerniera. Cucio a macchina e non rifinisco i margini. Cucitura effettuata dal fondo fino al segno della cerniera.
Questo è il rovescio della gonna del dietro, questo invece è il dritto, questa è la vita. Unisco la vita della gonna del dietro con il corpetto del dietro. Questo è il dritto del tessuto, è il fianco e il fianco. Giro e metto dritto contro dritto e blocco con gli spilli i vari marcatori e margini con margini. Metto tutti gli spilli e blocco tutti i margini della vita, sia della parte destra che della parte sinistra del corpetto e della gonna. Dopo aver bloccato con gli spilli, misuro i margini di cucitura dal cartamodello, li riporto sul tessuto con il gesso, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini. Gonna del dietro messa assieme al corpetto del dietro. Rifinito, cucito, ora dobbiamo mettere assieme il fianco. Per mettere assieme il fianco dobbiamo girare la stoffa e mettere dritto contro dritto. Quindi giro il tutto. Questi sono gli incavi, questa è la vita, questo è il marcatore del fianco e questo è il fondo. Prima vado a bloccare con gli spilli i vari punti che hanno in comune, quindi questo marcatore del fondo, l'altro segno che trovo sempre sul fianco, la cucitura della vita con cucitura della vita e sempre margine con margine, la cucitura della paramontura con la cucitura della paramontura. E l'estremità della paramontura. Quando ho bloccato questi punti di riferimento, blocco tutti i margini con gli spilli. Bloccati con tutti gli spilli il fianco della gonna e anche del corpetto, si misurano i margini di cucitura del cartamodello, si riportano sulla stoffa, si imbastisce entrambi i fianchi, si prova e dopo aver provato si cuce a macchina e si rifiniscono i margini. Il centro dietro era stato messo assieme solo fino al segno della cerniera, ora bisogna mettere assieme anche il restante. Ecco qua la cucitura che era stata fatta fino alla cerniera. Ora bisogna bloccare la cucitura della paramontura, la cucitura della vita con tutti gli spilli. Ecco qua. Poi si prendono i margini di cucitura usati prima, si riportano fino alla paramontura e si cuce a macchina col punto più lungo fino alla paramontura. Effettuata la cucitura con il punto lungo della macchina da cucire, controllare che la cucitura della vita sia rimasta allineata. Stirare i margini aperti e rifinire i margini con zig-zag o taglia e cuci. Rifiniti tutti i margini con la taglia e cuci. Applichiamo la cerniera invisibile dal girocollo fino al marcatore segnato in rosso. La cerniera deve essere 3 cm più lunga dell'apertura su cui viene messa. Il dritto della cerniera è questo e bisogna appoggiarlo sui margini. Il primo dente della cerniera a mezzo centimetro dalla cucitura della paramontura. È molto importante questo mezzo centimetro. Metto assieme il margine del vestito con il nastro della cerniera, prestando attenzione che i denti della cerniera si trovino perfettamente sulla cucitura del centro dietro.
Blocco con gli spilli il nastro della cerniera con il margine del vestito e controllo che i denti della cerniera rimangano perfettamente sulla cucitura del centro dietro e blocco il nastro fin dove ho il marcatore rosso, perciò dove ero arrivata con la cucitura. Dopo aver bloccato il nastro della cerniera con il margine, con gli spilli, vado a segnare il marcatore che ho rosso, sul nastro della cerniera. Controllo anche con uno spillo, lo inserisco e controllo di aver segnato giusto. E poi bisogna cucire a macchina a metà del nastro, con il piedino normale spostando l'ago oppure con il piedino per la cerniera. Cucitura effettuata a metà del nastro. Io ho utilizzato il piedino standard e spostato l'ago, ma si può utilizzare anche il piedino per cerniera per fare in modo che la cucitura venga a metà del nastro. Controllare che i denti siano rimasti sempre sulla cucitura del centro dietro. L'altro nastro fare la stessa cosa, mettere spilli, imbastire e cucire a macchina. Cuciti entrambi i nastri della cerniera sul margine del centro dietro, vado a togliere la cucitura effettuata con la macchina col punto lungo. Tolta completamente la cucitura che teneva chiuso il centro dietro, ora vado a applicare la cerniera col piedino apposito per cerniere invisibili di questo tipo. Dietro hanno la caratteristica di avere la lamella che serve ad aprire la cerniera per fare in modo che la cucitura venga sotto i denti. Molto importante è aprire completamente la cerniera e portare il cursore giù in fondo. Bisogna aprirla completamente, è molto importante. Far scendere il cursore fin dove c'è la cerniera. In questo modo dobbiamo avere questo spazio. Poi bisogna prendere la cerniera e il margine, così aperti entrambi, e con il piedino per la cerniera invisibile posizionarlo in modo che apra la cerniera, tiene i denti aperti della cerniera e la cucitura viene effettuata sotto i denti. Si cuce fin dove c'è la cucitura del centro dietro. Qui. Cuciti entrambi i lati della cerniera. La cucitura è qui sotto e ai denti. Poi si fa salire il cursore. Si chiude la cerniera. La cucitura della vita è rimasta perfettamente allineata. Cerniera invisibile applicata. Applicata la cerniera su entrambi i lati, andiamo a rifinire la parte della paramontura. Pieghiamo il nastro della cerniera, quello in alto a 45 gradi, gli diamo anche un puntino per bloccarlo e pieghiamo verso il basso la paramontura, dritto contro dritto, margine contro margine, blocchiamo con gli spilli e poi effettuiamo una cucitura ad 1 centimetro dal margine, qui così, su entrambi i lati. Cucita la paramontura sul nastro della cerniera, così. Prima di tagliare il nastro della cerniera che sbuca fuori, controllare sul dritto, quindi ribaltando la paramontura, che il lavoro sia effettuato correttamente. Il risultato deve essere questo. Questa è la parte del dritto del dietro e questa è la parte del rovescio del dietro. Così. Allora possiamo tagliare a questo punto il pezzettino di nastro della cerniera che sbuca fuori. Per ultimo andiamo a bloccare sull'incavo, questo è l'incavo, la paramontura con i margini del fianco del vestito, con 2 puntini a mano, qui così.
prendendo dentro solo la paramontura e il fianco. Ho fatto un nodino sul filo e faccio 2 puntini in questo modo, prendendo dentro il margine del fianco e la paramontura. 3-4 passaggi in questo modo. In entrambi i fianchi devo bloccare la paramontura e poi giro e blocco il filo. Passandolo sull'occhiello che si forma, così vado a bloccarlo, a sigillarlo. Così è bloccata la paramontura. Questo è il fondo della gonna. Mi viene indicato dal cartamodello che devo eseguire un orlo doppio. Nel PDF informativo di questo modello c'è il video dedicato all'orlo doppio. Orlo eseguito, questo è il rovescio e questo è il dritto. Dopo aver eseguito l'orlo, il nostro modello è completato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!